Buongiorno a tutti, questa è la lezione pratica numero 81. Partiamo subito con i nostri esercizi di riscaldamento. L'altra volta avevamo lasciato il numero 4 della tecnica a 44 battiti per minuto, questa volta tocca arrivare fino ai 48 battiti. Mi raccomando, attenzione a questa che è una velocità abbastanza insidiosa. Andiamo a sentire come si suona allora questo numero 4 della tecnica a 44 battiti di metronomo. Eccoci, allora questa comincia ad essere un po' una velocità complicata, però d'altra parte toccherà a tutti gli esercizi prima o poi farli con questa velocità. Ricordo che la velocità iniziale del libro della tecnica comunque è ancora un pelo superiore a questa, quindi è 50 battiti, e quindi io volevo proprio arrivare a portarvi a fare la tecnica a partire da questo fantomatico 50 di velocità, ovviamente per semiminime, quindi con 4 note per battito, come abbiamo potuto sentire. Adesso passiamo alle scale, perché si ricomincia il giro, per la terza volta credo, si ricomincia il giro, l'idea è sempre quella di farle ciclicamente, quindi pian pianino farle tutte bene, sempre con velocità sempre più alte. Quindi questa volta tocca a 55, passiamo a 55 di metronomo, faremo tutte le scale a questa velocità da adesso in poi. Si parte ovviamente con la scala più facile, che è la scala di Do maggiore e La minore, quindi andiamo a sentire questa scala di Do maggiore come si fa con 2 note per battito a 55 di metronomo. Eccoci, allora possiamo passare al metodo Berben, apriamo pure il metodo, andiamo all'esercizio numero 151. Con oggi si comincia il capitolo sulle note doppie, argomento importantissimo, soprattutto sulle terze. Già nella scorsa lezione avevo anticipato che avremmo iniziato le note doppie e anche che avrei spiegato cosa sono le terze e cosa sono le seste. È semplicissimo, adesso ve lo spiego in 2 parole. E praticamente le note doppie per terze significa che andate a suonare, intanto le note doppie significa che si suonano 2 note assieme, e fin qui credo che sia tutto capibile, tutto comprensibile, però le note doppie per terze sarebbero note che si distanziano di un conteggio pari a 3, quindi mettiamola così, un conteggio di 3. Nel conteggio dovete comprendere sia la prima che l'ultima,
Cos'è che significa? È più facile facendo un esempio. Ad esempio, se io vado a suonare il Do e il Mi assieme, ovviamente si parla di mano destra, mi raccomando, il Do e il Mi assieme sono delle terze perché andiamo a fare il Do e poi andiamo a fare la nota di Mi che è distante Do, Re e Mi. Quindi vedete che il 3 torna. Quando andiamo a eseguire il Do e il Mi è una terza proprio perché il conteggio prevede Do, Re e Mi. Quindi abbiamo 3 note nell'intervallo. 3 note nell'intervallo considerando la prima e l'ultima. In questo caso si tratta di terza. Un'altra terza può essere il Re e il Fa ovviamente perché abbiamo Re, Mi e Fa. Quindi vedete sempre 3 note. Re, Mi, Fa. Abbiamo 3 note, quindi l'intervallo prevede che Re e Fa assieme suonate siano una nota doppia, una terza, si chiama proprio terza, e la stessa cosa l'abbiamo con Mi e Sol e così via, quindi per tutte le note può valere il discorso che sono note terze se l'intervallo prevede 3 note. Ovviamente le seste cosa saranno mai? Sono delle note doppie, quindi vanno suonate sempre assieme, però nell'intervallo dobbiamo contare ben 6 note, quindi ad esempio Do e La è una sesta perché abbiamo Do, Re, Mi, Fa, Sol e La, quindi considerando la prima nota e la sesta nota, quindi la prima e l'ultima nota, dobbiamo arrivare a un conteggio di 6 note. Ovviamente le seste, già detto così, sembra più difficile, infatti sono più difficili da fare, ma non vi preoccupate che io insisterò molto di più nelle terze più che nelle seste perché le terze sono molto più frequenti negli spartiti e le seste diciamo che le possiamo vedere magari in un finale di canzone dove teniamo giù le 2 note distanti sì, quindi come una sesta, sono distanti, però vanno tenute come finale e basta. Invece le terze le possiamo vedere anche magari fatte di frequente, con note più veloci, quindi semi minime, eseguite anche in velocità, quindi le terze sono sicuramente più importanti, almeno per quello che voglio fare io con questo corso, quindi fino ad arrivare alle canzoni quantomeno popolari, anche fatte con note terze. Allora, finita questa piccola introduzione sulle note doppie, sulle terze e sulle seste, andiamo a vedere questo primo esercizio che è il 151. Il 151 vede quindi le terze fatte molto lentamente, staccate, quindi questo esercizio proprio anche nella didascalia vediamo che c'è scritto che le note vanno fatte staccate e abbiamo una serie di terze ripetute 4 volte all'inizio, poi si ripetono anche più frequentemente e io per questo vi ho fatto un video analisi dove non vado a spiegare l'esercizio ma vado solo a fare lentamente l'esercizio visto da vicino. Allora passiamo a vedere intanto questa analisi che ho fatto su questo numero 151 fatto abbastanza lentamente. Ecco, allora con questo simpatico esercizio di note doppie staccate possiamo passare dunque alla canzoncina. Vedremo nella prossima lezione magari il prossimo esercizio che c'è da fare, che questa volta andrà fatto legato sempre lentamente, che è il numero 152.
Adesso passiamo a ripassare un'ulteriore volta Tanto per cantà, che è la canzone che stiamo studiando in questo momento, almeno qui sui miei video, e potete farlo, se lo state facendo comunque già a mani unite, lo potete ancora fare lentamente, però questa volta cominciate a metterci un metronomo relativamente basso, quindi di 76-80 battiti. Come vedete la canzone va a 120 di metronomo, c'è anche l'indicazione del metronomo sullo spartito. Come sempre, se non sapete dove trovare lo spartito, lo trovate in descrizione dei miei video. Tutti i miei video di lezioni pratiche vedono lo spartito sempre in descrizione, ideato proprio da me, quindi l'ho fatto col programma per scrivere musica. Questo perché non tutti gli spartiti si trovano online, o comunque non sono a disposizione, o comunque sono a pagamento, quindi anch'io sto prima a fare una versione mia e a scriverla in modo da poterci anche poterci fare il video di analisi, che vado meglio così, e lo trovate in descrizione. Quindi anche per questa lezione abbiamo finito, passeremo alla lezione pratica numero 82, che sarà l'ultima lezione dove andremo a fare anche questa canzone Tanto per cantà, perché dalla lezione dopo ci sarà una nuova canzoncina. Allora vi auguro come sempre buoni esercizi anche per questa settimana e noi ci vediamo nella lezione pratica numero 82. Un saluto, ciao!